tutti e bentornati in un nuovo Learnmas. Se non conoscete Learnmas, si tratta di un progetto dove pubblico un video al giorno da lunedì a venerdì, dall'1 dicembre al 25 dicembre. Si tratta di mini lezioni di 3 o 4 minuti. Se avete visto il mio Learnmas di ieri probabilmente già riconoscete questa immagine, perché si tratta infatti della seconda parte del video di ieri. Nel Learnmas di ieri abbiamo imparato che cosa sono le E-words. Per riassumere molto velocemente, abbiamo fatto una differenza fra i sostantivi italiani. Ci sono i sostantivi regolari, ovvero quelli che al maschile singolare terminano in O, al maschile plurale terminano in I, al femminile singolare terminano in A e al femminile plurale terminano in E. C'è poi un'altra categoria invece che io ho personalmente denominato E-words, perché sono parole che terminano con la lettera E. Queste parole non hanno un genere specifico, bisogna conoscerlo prima. Ci sono poi alcune piccole regole che possono aiutare e alcune le ho accennate nel video di ieri. Ad ogni modo, con queste E-words bisogna o cercare di indovinare il genere della parola o semplicemente studiarle a memoria. Al singolare queste parole terminano in E, a prescindere dal genere. Al plurale invece terminano sempre in I, anche qui a prescindere dal genere. Continuiamo con una seconda lista di queste E-words. Come per ieri farò degli esempi con un aggettivo. Iniziamo con una parola che in molti probabilmente conoscono ed amano, ed è la parola cane. Cane è femminile o maschile? La parola cane è maschile. Il cane. Il cane. Aggiungiamo un aggettivo, il cane simpatico. Il cane simpatico. Simpatico è maschile singolare proprio perché la parola cane è maschile singolare, quindi al plurale diventerà i cani simpatici. I cani simpatici. Simpatici è maschile plurale proprio come cani, in questo caso è maschile plurale. Passiamo alla prossima parola. La prossima parola è la parola chiave. Chiave secondo voi è maschile o femminile? La parola chiave è una parola femminile. La chiave. La chiave. Mettiamo un aggettivo. La chiave piccola. La chiave piccola. In questo caso l'aggettivo è al femminile singolare perché la parola chiave è femminile singolare, proprio come lo è l'articolo determinativo la. Di conseguenza al plurale diventerà le chiavi piccole. Le chiavi piccole. Piccole è l'aggettivo femminile plurale, chiavi è la nostra E-word al femminile plurale e anche l'articolo le è al femminile plurale. Continuiamo con la parola ristorante. La parola ristorante è una parola maschile o femminile? Ristorante è una parola maschile. Il ristorante accogliente. Il ristorante accogliente. In questo caso sia ristorante sia accogliente sono due E-word, di conseguenza al plurale avranno lo stesso comportamento. I ristoranti accoglienti. I ristoranti accoglienti. Continuiamo con la parola televisione. Questa parola è maschile o femminile? Se avete visto il video di ieri saprete che le parole che terminano in ione sono parole femminili, quindi la televisione. La televisione. Aggiungiamo un aggettivo femminile, la televisione piatta. La televisione piatta. Al plurale, le televisioni piatte. Le televisioni piatte. Continuiamo con la parola mare, una parola che adoro. E mare secondo voi è maschile o femminile? Mare è una parola maschile. Il mare. Quindi dobbiamo aggiungere anche qui un aggettivo nella forma maschile. Il mare azzurro. Il mare azzurro. La parola successiva è la parola connessione. Sono certa che questa volta tutti avrete risposto in maniera corretta. Connessione, siccome termina in ione, è una parola femminile, quindi la connessione. La connessione. Aggiungiamo un aggettivo, la connessione veloce. La connessione veloce. Veloce, proprio come connessione, è un E-word. Quindi al plurale avrà lo stesso comportamento. Le connessioni veloci. Le connessioni veloci. Abbiamo finito qui per questo Learnmas di oggi. Io spero che questa seconda parte vi sia piaciuta e che sia stata utile. Se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo. A presto!